Ma bentornati devastati, come andiamo? Eccomi qui con un pochino di voce che mi è appena tornata perché sono andato a vedere questo concertino molto carino. E ragazzi, sì, sono ancora in versione devastato barbuto, vecchio saggio o altrimenti detto genio della tartaruga. Chiamatemi come preferite, ma sono sempre io, il vostro devastato, ragazzi. E finalmente, come potete vedere, alla mia destra sono in compagnia di questo meraviglioso, nuovissimo monoruota della Begode, il Begode Master, ragazzi, il Begode Master, che tutti lo aspettavate, anche il sottoscritto lo aspettava e aveva anche grandi aspettative da questo Begode Master, ma lasciate che ve ne parli meglio subito dopo la sigla, ragazzi. Sigla! Amici devastati, lasciatemi solo premettere una cosa: il video che state per vedere è stato girato qualche giorno fa, quando ancora non avevo molta confidenza col Begode Master, ma devo ammettere che in questi giorni qualcosa è cambiato. Lasciatemi cominciare questo video, ragazzi, ringraziando Patron Luigi di My E-Wheel, o vorremmo dire di Overwheel. Vi stavate chiedendo forse da un po' come mai su questi monoruota c'è marchio My E-Wheel e non il marchio Overwheel. È molto semplice la cosa, ormai My E-Wheel e Overwheel sono la stessa cosa, diciamo che Luigi è patron di My E-Wheel. Quindi ragazzi, da ora in poi, se cercate un monoruota, cercatelo tranquillamente su My E-Wheel. E vi dico anche questo: se utilizzate il codice sconto DAVA5 potrete usufruire di un discreto sconto del 5% su qualsiasi prodotto presente su quel sito. Non fatevi problemi, anche qualcuno mi chiedeva riguardo alla garanzia: se doveste acquistare un monoruota da My E-Wheel in Italia, la garanzia verrà fornita in Italia, quindi sarà esattamente come prima. Cambiate solo sito, ma non cambia niente. E quindi eccolo qui, ragazzi, il Begode Master, che tanto aspettavamo, il monoruota al momento più veloce del mondo, con la coppia maggiore del mondo, col motore più potente del mondo, ma con le solite plastichine della Begode. Ma di questo ne parleremo dopo. Una veloce carrellata sulle potenzialità di questo mezzo. Abbiamo un motore, ragazzi, da 3500 watt, ma che ve lo dico a fare? Con questo mezzo potete fare i 100 all'ora, i 100 all'ora io non li farò mai. Comunque questo popò di motore è supportato da 4 pacchi batteria messi in serie, ragazzi. Per la prima volta nell'acquisto di un monoruota possiamo scegliere che tipo di batterie vogliamo. Questo monoruota ce lo venderanno con 3 tipi diversi di pacchi batterie. Il primo verrà fornito con batterie Samsung 90T e avrà 1900 Wh di autonomia. Il secondo pacchetto è composto da batterie Samsung 50E e avrà 2400 Wh. Il terzo pacchetto, che è esattamente questo, sarà composto da batterie Moly, il P42A, che mi dicono essere delle batterie notevoli. Su questo modello avremo 2000 Watt. Ora, già qui abbiamo un problema, perché a quanto mi è stato riferito, io ben sapete non sono un espertone di batterie, ma mi dicono che di solito i pacchi batteria su questi motoruota sono messi in parallelo. Cosa vuol dire questo? Che se succede qualcosa a uno dei 2 pacchi batteria, tendenzialmente il monoruota continua a funzionare. Essendo che questi 4 pacchi batteria sono messi in serie, se voi ne staccate uno il monoruota si spegne. Quindi se succede un problema a una batteria dei 4 pacchetti, ragazzi, siete per terra. E quindi forse già questo è una piccola pecca di questo monoruota, che poi io, ragazzi, vi invito a lasciarmi nei commenti le vostre idee, i vostri pensieri, perché come vi ho detto, io parlo per sentito dire su questo perché non sono un espertone, però a quanto pare Ecodrift ha fatto anche una prova ed ecco il video. Если отключить хотя бы одно, то... Опачки. Quindi, non so. Per caricare queste batterie comunque ci daranno un caricabatterie dalle dimensioni ridotte rispetto a quello delle S20, che carica a 4 ampere. Quindi diciamo che in 8 ore lo caricate da 0 a 100. Le porte di ricarica sono 2
ma di caricatore ve ne danno solo uno, se ne avete due meglio, e si trovano esattamente sotto la maniglia, come potete vedere. Questa ruota me l'hanno venduta come una 20 pollici, ma a me mi pare che sia sempre la solita gomma dell'M Super, quindi 18 pollici, 20 pollici, 2,75, 14. Questo monoruota ha un peso notevole perché pesa la bellezza di 37 kg. Quindi non è proprio praticissimo da portarsi in giro. Categoria io lo metterei come al solito nei monoruota della domenica. Ecco, il display di questo monoruota è molto bello, è in posizione carina, abbastanza avanzato, si vede molto bene e ti dice a che velocità stai andando, batteria residua, chilometri totali, e poi c'è un trelli di fianco che ancora non ho capito cosa sia, ma forse la modalità di guida. Tra l'altro ragazzi, se non l'avete ancora fatto, anche oggi è il caso che lo facciate, quindi che vi registriate al canale Davastato UC. Bene ragazzi, iscrizione, campanella. Andiamo avanti. Ma passiamo direttamente alle note dolenti. Il cavalletto, come potete vedere, c'è, ma è altamente instabile, cioè basta che lo sfiorate a malapena e questo monoruota va per terra. 37 kg, se ce l'avete parcheggiato in casa vi fate un bel buco così nel pavimento. Come potete vedere abbiamo questi due tasti che gestiscono l'intero monoruota, quindi con uno lo accendiamo, lo spegniamo e come al solito accendiamo la luce e cambiamo la modalità della luce. L'altro serve per metterlo in stand by il motore, quindi per metterlo in modalità di trasporto, ma diciamo che va. Abbiamo un ammortizzatore che lavora decentemente, perché anche qui ragazzi abbiamo un'escursione veramente minima. Su questo ammortizzatore a quanto pare c'è 3 cm di escursione, il che come potete capire è pochissimo, ma l'altro giorno in un attimo, non so come dirvi, è arrivato a fine corsa, ho preso un saltino, in un attimo ero a fine corsa, quindi è veramente l'ammortizzatore. Diciamo che dato che questo ammortizzatore aveva questa estensione così ridotta, potevate farlo un po' più basso, perché il problema più grosso che io ho riscontrato su questo monoruota è il fatto che ha un baricentro altissimo. Le pedane sono a 22 cm da terra, quindi il peso è tutto in alto. Questo cosa comporta? Comporta wobble. Non sapete cos'è il wobble? Video sul wobble. Ma se sapete cos'è il wobble capirete che non è carino. Allora, questo monoruota è complicato accelerare prepotentemente perché inizia a ballare quando acceleri. È complicato frenare deciso perché parte subito il wobble. Per evitare questo wobble devi veramente stringere tanto, a parte che già solo per frenare devi veramente stringere tanto e quasi appenderti, perché comunque sapete benissimo che più sono pesanti, più fanno attrito e più è difficile da far partire, da far fermare. Molto fighe sono le pedane che ci arrivano già, quelle super top della Begode, su questo non abbiamo nulla da recriminare. Invece, ahimè, parlando di materiali di costruzione, ragazzi, anche qua io non so, abbiamo 4 pacchi batteria chiusi dentro un guscio di plastichetta. L'estetica del monoruota da cosa è data? Da gomma. Il resto di questo monoruota è gomma, perché se andate a vedere c'è, qua è tutta gomma, qua è tutta gomma, qua è gomma, rifiniture in gomma ragazzi. Vabbè, forse da un lato non è neanche male, perché almeno patiscono poco, però ragazzi quando devo pagare 3.000 euro mi trovo plastica e gomma, a me un po' di nervoso mi fa venire. Ma tolti tutti questi problemini, il problema principale rimane la guidabilità di questo mezzo. Io una settimana che lo porto e ancora non ci ho preso confidenza, giuro. Io adesso non credo di essere proprio negatissimo a portare in monoruota, che sto facendo fatica a prenderci confidenza. Non ho ancora fatto infatti il test zero mammazzo, perché il test zero mammazzo richiede una certa confidenza col mezzo che ad oggi ancora mi sento di non avere completamente, quindi vi rimando al prossimo video per lo zero mammazzo. Detto questo, cos'altro c'è da notare? Cavi volanti qua a lato, maniglia
di plastica. Questa maniglia ha due posizioni, una probabilmente per sollevarlo e l'altra per portarlo in giro, ma quella per sollevarlo diciamo che è alquanto inutile perché non lo sollevi dalla maniglia. Il parafango è molto carino, molto sportivo, mi piace molto, questo devo dire che fa figo e non impegna. Un'altra porcheria di questo monoruota è la posizione dei pad, perché sinceramente per me non è comoda, perché avendo questa parte qui molto avanti ti costringe il piede molto avanti. Oltretutto questa puntina qua, che dovrebbe essere quella che ti tiene il piede quando salti o comunque che dovrebbe essere come minimo 5 cm più in basso. Voi mi direte, ma sì, ma sposta, no? Che problema c'è? No, e non si può spostare, perché questi pad hanno gli inviti e quindi li puoi mettere così e basta. Per carità, potrei prendermi la briga di tagliuzzarli, cambiargli la posizione, potreste farlo anche voi. Potrei toglierli e metterli dei power pad, no vabbè, dalla style sono passati di moda. Potrei mettergli dei torque pad tranquillamente, ma che dire, così come sono davvero scomodi. Diciamo che per oggi ho già parlato tanto, quindi tiriamo due somme velocemente. Pensiero devastato ragazzi, delusione. Mi aspettavo un mezzo molto più figo, molto più maneggevole, e invece mi trovo un mezzo che va tutto dove vuole, molto pesante in alto, wobbola, quando cerco di girare mi cade. Non so, è abbastanza scomodo. Dopo una settimana, adesso ce lo teniamo un'altra settimana se me lo lascia. E che dire, speriamo che vada meglio. Lasciatemi ancora una volta ringraziare il carissimo amico Luigi di My E-Wheel per avermi concesso l'onore di provare in anteprima questo meraviglioso Begode Master, che non è poi così tanto meraviglioso, ma alla fine è comunque un Begode Master e ne vado molto fiero ed è molto figo. Comunque il prezzo di questo monoruota si aggirerà intorno ai 3.000 euro, quindi ragazzi mettiamo mano al portafoglio e ci compriamo un bel motorino per la domenica per farci le gite in montagna. Per oggi è tutto ragazzi, se non l'avete ancora fatto lasciate un like, registratevi al canale, attivate la campanella, continuate a non fare i bravi che mi piacete così cattivi e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi, ciao Begode Master.